Ciao amici e amiche del segno del leone, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoda Record, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 13 al 19 aprile. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso andiamo a vedere come andrà la vostra settimana, le energie principali, i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, le relazioni, il lavoro e le finanze. Allora, come prima indicazione troviamo la carta della bara. Significa iniziare la settimana un po' giù di tono o comunque con la voglia e il desiderio di cambiare, di rivoluzionare, trasformare qualcosa della vostra vita. Può riguardare le relazioni o anche altre situazioni. Non è del tutto negativa, dipende, vuol dire che si sta chiudendo una fase, un ciclo di esperienze e quindi potreste ancora sentire delle energie un po' bassine a causa di stress o situazioni ancora un po' incerte. Spesso succede che magari c'è confusione, non c'è incertezza intorno a noi, stiamo aspettando l'evoluzione di una qualcosa e infatti la luna può dirci proprio questo aspetto un po' altalenante, un aspetto che tende a far cambiare alcune cose da un momento all'altro, oppure sentirci molto scarichi a livello di energie. Possono esserci anche delle situazioni esterne che non ci convincono tantissimo, quindi meglio ascoltare il nostro intuito, soprattutto se magari abbiamo a che fare con delle persone dove abbiamo dei dubbi in particolare. Magari c'è bisogno semplicemente di recuperare lucidità e di non lasciarsi fuorviare o sovrastare proprio dalle emozioni che possono essere abbastanza forti in questa settimana. Magari alcune cose hanno a che fare anche con i vostri sogni, con i vostri desideri che ci tenete in particolarmente e state cercando di costruire tanto. Ecco perché c'è bisogno proprio di fare ordine, di essere ben centrati, pratici e costruttivi. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, e poi abbiamo un pochetto quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, ovviamente coppia single, relazioni, le relazioni più importanti di amicizia e famiglia. Allora, torniamo alla calendula. Ecco, questa fa un po' riferimento a quello che vi dicevo di un inizio un po' in sottotono o ci sono comunque delle cose che potrebbero creare un po' di tensione e di fastidio. Spesso la calendula parla addirittura di mancanza di entusiasmo, a volte anche di desiderio, oppure semplicemente un po' di inquietudine, disinteresse verso alcune cose, forse perché le energie sono abbastanza bassine e abbiamo bisogno di concentrarli necessariamente su un qualcosa di o di più pratico o che magari richiede la nostra attenzione, però è solo la prima fase, la prima parte della settimana e invece poi si vedono già delle energie molto più positive. Infatti il mughetto parla proprio di felicità ritrovata, di ripresa, di comunicazione, di riequilibrio anche di quelle situazioni un po' più compromesse. E, magari se vi spostate parecchio, qui possono esserci, dei viaggi, quindi, rientrare, tornare, spostarsi, forse è qui che c'è abbastanza altalenanza e mancanza di attenzione, quindi magari non
è neanche colpa vostra, sono vicissitudini oppure sono situazioni che appunto richiedono la vostra attenzione a livello lavorativo o di altro tipo, forse anche familiare, però c'è la ripresa di equilibrio. E infatti c'è questo crisantemo che parla di una fase, è vero, di osservazione e valutazione, però anche una fase di nuova strategia, di riconquista, di riprendere i vostri spazi, la vostra intimità e anche di riportare appunto equilibrio e gioia nella relazione sentimentale e anche nelle relazioni più importanti. Per i single cosa vogliono dirvi? Che bisogna fare attenzione a quella calendula che cosa vuol dire per voi, perché magari è una fase, un momento dove c'è mancanza di entusiasmo, oppure ci sono delle conoscenze che più di tanto non vi coinvolgono, non vi prendono, possono essere interessanti all'inizio, però perdere subito l'interesse e l'attenzione. Però qualcosa ci può essere, qualche novità, un incontro, oppure queste possono consigliare di cambiare un po' strategia, se c'è un interesse magari c'è, la possibilità di attirare in qualche modo, se ovviamente è vostro desiderio, oppure una persona, potrebbe cercare di farsi sentire o di fare un qualcosa per attirare la vostra attenzione. Quindi c'è qualcosa che si sta trasformando, si sta evolvendo e che quindi forse potrebbe esserci qualcosa di più interessante successivamente. E adesso andiamo a vedere la parte del lavoro e delle finanze. Troviamo la carta del nemico. A proposito di persone, di una in particolare che magari bisogna osservare, attenzionare, oppure anche di situazioni abbastanza complesse che si stanno vivendo. Può essere una spesa, un imprevisto che richiede una spesa da sostenere. Quindi qualsiasi sia, diciamo, la situazione, potrete prendere il controllo. Infatti qui si vede proprio la vostra gestione. A parte che il mercante può essere anche una persona, che vi può aiutare e proteggere, però può riferirsi proprio a voi, e cioè quindi di riuscire ad ottenere vantaggi, di riuscire anche a, sistemare alcune cose con la massima cura, ordine, riguardo. Abbiamo visto sin dall'inizio, infatti si parlava proprio di recuperare lucidità, di fermarsi a valutare concretamente i vari passi, le varie azioni, da compiere. E poi infine troviamo Imeneo. Ecco, questo secondo me è l'atteggiamento giusto per fronteggiare alcune cose o alcune persone, perché abbiamo proprio la carta che indica cambiamenti importanti, cose che possono portare a un'intesa, a promesse, nuove proposte, qualcosa riguardo anche dai contratti, notizie, nuovi progetti, quindi l'intraprendenza e i nuovi inizi. Ovviamente sono favorevoli, però l'abbiamo visto anche dalle vostre carte principali, è che qualcosa ha bisogno di maggior spinta, qualcosa, se dovete iniziare, ha bisogno di un piano ben preciso, e concreto, quindi ci vuole una nuova stabilità e allora questa vi aiuterà ad ottenere i vostri risultati. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!